Ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. Io sono Tiziana, ma puoi chiamarmi Tilly. Oggi prepariamo i brownie al cioccolato, super morbidi, leggeri e senza farine raffinate, con un ingrediente sorprendente, il sedano rapa. Allacciamo i grembiuli e cominciamo questa quarta ricetta dedicata a questo spettacolare tubero. Prima cosa mettiamo il sedano rapa nel tritatutto o nel frullatore, anche quello che avete lavato. Questo è mezzo chilo netto di buccia. Considerate che quando era ancora intero con la buccia era circa 770 grammi. Facciamo andare tutto in tutto. Ok, è ancora, vedete, ancora granuloso. Dobbiamo frullarlo a lungo, farlo diventare non proprio una crema, però più una consistenza umida, tipo come farina di cocco da vedere come consistenza, ok? Quindi ancora un pochino. Direi che qua ci siamo. Ecco, si vede anche che il composto è un più umido di prima, vedete? Anche dalla consistenza in video si dovrebbe vedere. Adesso passiamo a sciogliere il cioccolato in microonde o a bagnomaria, come preferite. Mettiamo il cioccolato, facciamo andare prima 55 minuti, poi a forza di 30 secondi alla volta finché non è sciolto. Controlliamo, attenzione che sotto brucia, ecco. Si sta già cominciando un po', vedete, a sciogliere. Ok, lo mescoliamo, lo rimettiamo dentro altri 40 secondi perché c'è ancora qualche pezzo un po' grossettino, vedete qua, duro, però non vogliamo farlo bruciare, quindi tenetelo d'occhio. Sono 50 secondi, direi che dovrebbe essere giusto. Controlliamo. Ecco, già più sciolto, altri 30 secondi ed è pronto. Ho sempre una mescolata, tolgo dai bordi quello che era sui bordi e lo giro in modo che quello che è in centro va dai bordi e viceversa. Bastano 30 secondi. E adesso direi che è bello sciolto, dobbiamo farlo un po' raffreddare perché poi andrà aggiunto alle uova, quindi lasciamo un attimo che si intiepidisca, intanto facciamo il resto. Adesso assembliamo i liquidi. Cominciamo ad aggiungere lo zucchero cebolato. Adesso che è diventato un bel composto, sempre liquido ma vedete più spumoso, ok, cominciamo ad aggiungere un po' alla volta l'olio di semi a filo, Adesso mettiamo lo yogurt greco. Poi adesso chiamiamo l'aiutante a mettere il cioccolato. Leo, vieni a aiutare un attimo mamma a mettere giù il cioccolato. Intanto che frullo, grazie. Esatto, lo prendi su con il cucchiaio, un po' alla volta me lo metti qua giù. Bravo, grazie. Tutto giusto. Quello che resta attaccato lo puoi leccare, ma però mettimi giù il più possibile. Grazie.
Un po' difficilezzo è. Vabbè amore, c'è anche la videocamera. Guarda, dammi tu che a me un attimo. Tu tieni fatto bene la piadina lì sopra, bravo. Grazie. Ok, abbiamo preso quasi tutto, quindi quello è tutto il tuo. Filmo anche il cucchiaio, non mi caro giù, vai. Vado pure. Va a leccare la ciotola. Adesso ci spostiamo e amalgamiamo le polveri. Cominciamo a mettere dentro la polpa di sedano rapa. Vedete com'è diventata? È sempre naturalmente tritata, cioè non è una crema, però sempre farinosa, sembra un po' farina di mandorle così, però è più umida e quindi è molto meglio. Adesso la prendiamo e la inglobiamo un po' alla volta. Ecco. Sì. La ricetta priva di glutine. Adesso aggiungiamo la farina di cocco, ne metto poca perché la farina di cocco tende a asciugarsi rapidamente, invece vogliamo che la torta resti un po' umida. Comunque gli ingredienti li trovate tutti in descrizione. Potete sostituirla anche con la farina di ceci, che tanto col cioccolato scompare praticamente il sapore del cecio, oppure con le farine classiche 00, integrale. Se volete poi me lo chiedete e vi do i dosaggi relativi, perché devono essere come dosaggio un po' più alto di quella di cocco. Adesso mettiamo anche il cacao. Allora il cacao lo setaccio, preferisco che non mi faccia grumi brutti. Anzi guarda, setaccio già dentro anche il lievito, così si distribuisce poi meglio nella ciotola. Hai visto cosa fa? Adesso lo schiacciamo bene, setacciamo tutto, se no fa i grumi e non mi piace che poi si incontri per sbaglio del cacao. Ecco, inglobiamo tutto e signori e signore, praticamente è tutta fatta la torta. Sopra riscaldiamo un attimo il forno statico. Allora, se volete che gonfi di più, ovviamente non usate la farina di cocco, utilizzate una farina classica, una 00, una 0, se la volete tipo torta alta, ma io la voglio più tipo brownie come consistenza, umida e bassa. Guardate come deve essere la consistenza, morbida, non troppo asciutta. Ecco, prendo la teglia. Stavo dimenticando il tocco da maestro. Mettiamo un bel po', a me piace un bel po', vedete voi, di cannella in polvere, che gli dà un aroma caratteristico, ancora più forte. Io lo adoro col cioccolato, la cannella. Ora mettiamo in teglia, adesso che è perfezionato. Se vi piace la vaniglia potete anche scegliere la vaniglia, una delle due, o vaniglia o cannella, quello che vi grada di più. Stropicciate bene una carta forno, foderate la teglia, bassa ed abbastanza larga la teglia, e poi ci versiamo dentro tutto il composto. Ecco qua. Facciamola aderire bene ai bordi, così. E adesso in forno a 170 gradi statico, la lasciamo a 45-50 minuti, la controlliamo con uno stecchino al centro. Deve essere umida, quindi non già asciutta del tutto. Vediamo com'è ora. Ecco, anche come consistenza mi sembra meglio. Allora, vedete, è ancora morbido, ma almeno non è più bagnato come era prima. Controlliamo il centro sempre. Ecco, il coltello viene fuori comunque pulito, anche se morbido lo tiriamo via perché adesso deve finire di cuocersi in teglia. Adesso lo lasciamo in teglia che finirà di cuocersi un po' internamente e non lo tagliamo finché non è freddo. Vedete che sei anche un po' crepatino qua? Se lo tiravo fuori un minuto prima era anche meglio. Vabbè, pazienza. Poi vediamo l'interno, perché prima era veramente troppo umido, era ancora bagnato, quindi non era cotto bene. Passiamo al taglio, vediamo com'è. Io la sento ancora umidina sotto, quindi è perfetto. Allora, ci spostiamo un po' prima, così facciamo meglio.
paletta. Ah signori, è decisamente umido, perfetto. Allora la tagliamo tipo brownie, così. Abbiamo la crepa naturale qua, eccoci. Ecco qua. Adesso la trasferiamo sul vassoio con una paletta e la adagiamo sulla... Ricordatevi che è proprio tipo brownie, quindi è umida, per cui tutto con delicatezza. Adesso ve la faccio vedere anche dentro, per cui un po' voglio farvi vedere esattamente a metà com'è. Allora vi prendo un pezzo della metà, così la vedete. Allora è super morbida, vedete? È umida sotto, vedete che si attacca alle dita anche. Deve essere umida, però ben ferma, ben cotta, quindi senza più parti liquide. Come i brownie appunto, devono essere quadratini asciutti ma non secchi. Mettiamo di mangiarci la carta, la carta forno. Vai, così. E gli ultimi. Ecco qua, abbiamo fatto il vassoio. Puliamo il fondo e poi facciamo la foto. Buon appetito!